Live Social. Bentornati amici ascoltatori di Radio Roma Capitale, anche oggi siamo qui su Live Social a raccontarvi un'altra storia e un'altra attività che in questo caso è interessante, oltre che utile, oltre che filantropica, benefica, e raccontata da una splendida signora che mi ha detto essere signora, io l'avrei fatta ragazza, che è Rossana Arredondo. Benvenuta. Grazie mille per avermi qua. Allora, raccontami questa attività fantastica che fa del bene a tutti, oltre che agli occhi e diciamo anche all'abbigliamento, no? Perché tu fai delle cose artigianali in collaborazione con una tribù indigena che è in Colombia. Io sono colombiana e vivo da tanti anni in Italia e avevo una fondazione da 12 anni che aiutava questa tribù di dove vengo io, perché noi lì abbiamo le cifre di mortalità infantile dell'Africa, o sea 5-6 mila bambini morti negli ultimi anni per mancanza di cibo o di acqua, perché viviamo in un deserto. E allora loro sono bravissimi a fare queste borse fatte a mano che stanno anche 45 giorni a fare una sola borsa, tutte sono diverse. Certo, sono pezzi unici chiaramente, essendo fatte a mano E con tutti i disegni diversi. E soprattutto con tutte queste particolarità di disegni sicuramente. Che si passano da generazione in generazione, sì. E non c'è niente descritto, loro dalla mente creano queste borse che si chiamano borse Wayuu. Sì. Che è la tribù che le fa, e in Colombia sono abbastanza conosciute perché fanno parte un po', è un'icona della Colombia queste borse. Ok, quindi diciamo che è un simbolo rappresentativo, no, di quello che... Sì, e piano piano artisti come, non so, Shakira o tante colombiane, Sofia Vergara le usano spesso, allora la gente un po' le copia perché sono veramente dei capolavori. E io ho deciso di creare questo brand e portare queste borse in Europa. Sì. E lo faccio tramite il mio sito web, che è un e-commerce, e che le portiamo da lì, raccontiamo tutta la loro storia e dopo facciamo conoscere questo lavoro che è veramente unico. Beh, assolutamente sì, ci vuole tantissimo a portarlo a termine, aiuta moltissimo queste famiglie, no? Sì, perché loro si tramandano questo saper fare da generazione in generazione. Le nonne, quando le bimbe iniziano a essere in età di fare una famiglia, 12 anni che si sviluppano, in quel momento lì loro iniziano a produrre da piccolissimi. Come fosse e tutta la comunità, il passaggio, no? Dall'età fanciullesca a quella adulta viene, diciamo, sottolineato con questa tramandando questa appunto attività, no? E questa passione. Esatto, allora loro lo imparano da quando sono piccoli. Sono poche le persone, gli artigiani che fanno quelle che io sto facendo conoscere, sono quelle più speciali che vivono proprio in Alta Guajira, che è una zona della Colombia che neanche i colombiani conoscono. Molto bene. No, a te arrivano le borse da lì invece, sì, no? Tutta la mia famiglia vive. No, mia famiglia vive là e io vado spesso. Infatti è successo che questo è nato perché ci sono andata a fare una vacanza di una settimana. Ecco, raccontaci com'è nata. E l'anno scorso è scoppiata questa cosa del coronavirus qua in Italia, quando io ero partita. Sì. Non sono riuscita a tornare per 4 mesi. Per 4 mesi sono rimasta dai miei genitori e lì sono entrata ancora in contatto molto vicino con questa tribù e così è nato questo nuovo progetto. E quindi hai detto è un peccato lasciarlo circoscritto. Anche perché loro si sono chiusi nelle loro comunità, perché loro vivono sparsi nel deserto e non uscivano né entravano per paura che questo virus entrasse nella loro comunità. Perché poi sarebbe stato tragico, no? Tragico, però loro sono molto poveri e vivono di questo. Hanno bisogno, certo. Allora io ho pensato di portarlo online, così. Hai dato loro la tecnologia e il modo di poter mostrare la loro arte, la loro abilità e renderla fruibile a tutti, no? Esatto, io adesso ho iniziato così come un gioco
però sta avendo un successo grandissimo. Bravissimo. Io sono molto contenta, molta gente adesso sta scoprendo queste borse e veramente sto vendendo in tutto il mondo. E scoprendo anche la doppia utilità di queste borse, no? Che fanno bene, ripetiamo. Hanno una pieza unica che è solo una, che nessun altro ha, che è stata fatta a mano per un essere umano, allora con un'energia speciale, particolare, e poi stanno aiutando questa comunità ad andare avanti, perché loro veramente sono in difficoltà. Chiaro. Allora è un lavoro che io amo, perché dà un messaggio di solidarietà. Per me la parte più bella è quando vado a prendere tutto il loro lavoro, perché per loro questo è la fonte di vita. Sì, per loro, per te è soddisfacente, no? Molto, quando la gente le scopre e vedono quanto sono belle e che vogliono continuare a comprare, io mi sento proprio che ho trovato il progetto che ho sempre cercato. E soprattutto vai a letto sapendo di aver fatto qualcosa di molto buono per tutti. Sì, perché io per tanti anni con questa fondazione aiutava loro, però io credo che tu non costruisci un essere umano valioso quando le dai solo le cose che hanno bisogno nel giorno. Allora invece dandole lavoro stai dignificandoli come esseri umani. E questo è il doppio di senso, a me veramente questo è il progetto della mia vita, adoro fare questo, ho fatto tante cose, io sono ingegnere elettronico. Oh mio Dio, oltre che bellissima anche ingegnere electronico. Ho fatto tante cose nella vita. Meno male che me l'hai detto adesso, sarei questa paura prima. No, a parte che mi sono laureata come ingegnere, ho lavorato tanti anni come ingegnere, ho fatto tante altre cose, però secondo me ho trovato proprio quello che unisce tutte le cose e mi sento molto orgogliosa, anche perché mi rappresenta questo come colombiana, come Guajira, perché la mia zona si chiama Guajira. E poi questa tribù che ho visto da sempre con tante difficoltà, poter dare voce a loro qua in Italia, nel mondo, mi fa veramente tanto piacere. Io sono veramente impressionata da te, complimenti. Grazie. Davvero. Già mi ero impressionata all'impatto, adesso veramente sono convinta. Quindi ricordiamo che potete prenotare queste fantastiche borse, pezzi unici e comprarli online sul sito web solazul.net oppure il Facebook Solazul Handmade oppure Instagram @solazul_handmade. Prenotarle anche all'indirizzo mail solazulhandmade@gmail.com e vi darei il numero di Rossana anche per prenotarle, ma non la stalkerate. Ed è 338 solo WhatsApp, solo WhatsApp, così non ci sbagliamo. 338 89 49 132. Veramente i miei complimenti e tanti in bocca al lupo per questa iniziativa e per questo splendido lavoro che hai creato, che hai inventato e che hai promosso, e auguriamo a tutti gli amici ascoltatori di essere stati bene in compagnia di Rossana e ci auguriamo anche e soprattutto che rimaniate con noi. Mi raccomando, seguite Live Social, i nostri hashtag interviste e storie e ci vediamo dopo per la prossima intervista.